Buongiorno, siamo a Pietraroia, in provincia di Benevento, presso la prosciutteria di Emilio De Biase, per parlare con lui e con il figlio Lorenzo di una tradizione antica, il prosciutto appunto di Pietraroia. E allora, cosa è e cosa rappresenta per voi la prosciutteria? Allora, buongiorno, piacere, sono Emilio Di Biase. Cosa rappresenta per noi la prosciutteria? Diciamo che questo posto, questa casa recuperata del 1800, rappresenta un po' il fulcro e tutto quello che c'è che riguarda la civiltà contadina e ovviamente tutta quella che era la lavorazione del maiale. Perché il prosciutto? Perché a noi ci risulta dagli archivi storici del Regno di Napoli che questo prosciutto era già conosciuto ed apprezzato già durante il Regno dei Borboni. E con degli scritti che abbiamo verificato, dove veniva proprio descritto che non facevano mai mancare delle forniture di prigiotta da Pietraroia. Documentazione scritta ovviamente risalente al 1700, ma probabilmente c'è anche già un'origine antecedente legata agli Angioini, ma non abbiamo però documentazione storica di tutto questo. Quindi abbiamo voluto, data la particolarità di questo prosciutto e il valore storico, non solo recuperarlo e metterlo in produzione, ma dedicargli proprio una struttura con un annesso museo, piccolo museo, dove abbiamo raccolto un po' tutta l'attrezzistica e tutto quello che era relativo proprio alla lavorazione del maiale. E l'abbiamo concentrato, ripeto, in questo palazzotto, in questa casa recuperata, dove ci sono le cantine di stagionatura, una piccola sala di degustazione e con il museo, dove noi facciamo vedere, facciamo visionare tutto quello che è la procedura di lavorazione che porta poi dopo 2 anni di stagionatura a questo prodotto che per noi è un buon prodotto. Ma questa passione da dove nasce? E soprattutto quando ha deciso di recuperare questa tradizione e se i vostri familiari sono stati contenti o hanno avuto dei problemi all'inizio per questo tipo di impresa. No, diciamo che grazie e meno male che c'è l'appoggio e l'aiuto anche di mio figlio, di mia moglie ovviamente, e devo citare anche mio cognato che lui è un macellaio da oltre 50 anni, e, che con l'aiuto di tutto questo siamo appunto riusciti a recuperare e a fare questo lavoro. Come ci viene trasmessa questa conoscenza del prosciutto, della tradizione? Dai nostri avi, dai nostri nonni. Io chiaramente la passione l'ho presa da lui che ha cominciato tutto questo, poi insomma mi ha appassionato e ho deciso di continuare anch'io questa tradizione perché poi la prosciutteria, questo luogo dove siamo qui, è come se fosse quasi un luogo sacro per noi perché racchiude tutte quante le tradizioni che poi sarebbero andate perse Se non racconto. sì, esattamente. E quindi questa passione, cioè la prosciutteria non è solo un luogo dove si viene a mangiare o ad assaggiare il prosciutto che noi facciamo, è un'idea più ampia, è anche un luogo educativo dove possiamo portare magari anche degli alunni nel nostro museo per vedere tutto quello che c'è all'interno, la storia del prosciutto che c'è attorno. E poi ci sono anche le cantine di stagionatura da visionare, quindi questo è un luogo molto particolare. La passione è Un motore nata di già, tutto. sì, è nata già tempo fa, Sì, con l'azienda agricola e poi ci siamo espansi nel tempo e abbiamo deciso di recuperare questo prodotto che altrimenti sarebbe stato una leggenda. era una leggenda fino a poco tempo fa quando l'abbiamo realizzato, ma una leggenda perché appunto era così conosciuto, ma poi non si è mai prodotto, si era persa quasi l'abitudine a farlo.
Diciamo che a noi ci viene quasi di natura, perché? Perché nella civiltà contadina nostra, noi siamo di Cusano, ma con legame a Pietraroia, perché mia sorella è sposata a Pietraroia. E quindi già da ragazzino io frequentavo questo posto. Ma già a casa mia, come nelle case un po' di tutti, di tutti i contadini di questo entroterra, di questa parte del Matese, c'è, e tuttora c'è ancora, l'abitudine di allevare due maiali. Perché due? Perché ogni famiglia, ogni casa si allevava due maiali, uno lo sacrificava per il sostegno, diciamo così, per l'approvvigionamento proteico di tutta la famiglia, e un altro in pratica si vendeva. Si vendeva per recuperare qualche soldino, per comprare poi i due maialetti per l'anno dopo e anche per qualche integrazione da dare poi ai maiali, perché nell'economia domestica di un maiale diciamo che la spesa incide poco, in quanto si alimentano con tutto quelli che sono gli avanzi della cucina domestica, i vari frutti di stagione, fino ad arrivare poi alle ghiande, alle castagne, quindi diciamo che era quasi di abitudine, di casa avere dei maiali. Addirittura si ci davano anche i nomignoli, si chiamavano per nome. È come avere, che ne so, 10 galline, 2 pecore, una mucca e 2 maiali. E dicevo, già mia mamma, da noi si facevano questi 2 maiali, li abbiamo sempre lavorati, ma già all'epoca noi avevamo difficoltà a stagionare il prosciutto, perché basta scendere un po' di quota, Cusano Motre sta a 500 metri, la lavorazione di tutto il resto del maiale era fattibilissima, ma per il prosciutto era delicato, cioè non si riusciva. Perché? Perché è una questione di microclima. Infatti già all'epoca li portavamo a stagionare a Pietraroia, perché giù, nelle altre punte altitudini, è possibile fare gli altri salumi perché sono salumi piccolini, tipo la salsiccia, tipo il capicollo, la soppressata, sono salumi di un certo spessore che si stagionano nell'arco di qualche mese. Il prosciutto, che è un salume grosso, per stagionare ha bisogno di più tempo, e siccome i maiali di tradizione vengono, tra virgolette, lavorati e uccisi d'inverno, perché hai bisogno della temperatura fredda, non avendo celle di frigo, celle di refrigerazione, e quindi lavorandoli in inverno, per quando arriva l'estate, il prosciutto non ha una sufficiente stagionatura, contiene ancora una certa quantità di acqua, e che tradotta poi in attività di acqua potrebbe poi far sviluppare microrganismi e quindi portare a male il prosciutto. Un modo per ovviare a questo era salarli un pochino di più, ma salandoli di più il sapore veniva un attimino compromesso. Invece portandoli a Pietraroia, stagionandoli a Pietraroia, nelle cantine di Pietraroia, d'estate, anche quando fa caldo caldo, in queste cantine mantiene una temperatura, un microclima giusto, per cui lui può andare avanti nella sua stagionatura, superare l'estate e quindi perfezionarsi nel completare la sua stagionatura, che in media è 2 anni. Chiaramente questo tipo di stagionatura noi lo possiamo fare qui a Pietraroia perché c'è proprio questo in modo naturale, in modo altrimenti naturale. lo devi fare in laboratori, in strutture Esatto. controllate. Proprio perché il metodo di stagionatura che noi utilizziamo è quello tradizionale, Naturale. come si faceva una volta, naturale, stagionarlo in un altro luogo che non è Pietraroia forse sarebbe impossibile da fare, perché non ci sono le condizioni adatte proprio per farlo, proprio perché noi il prosciutto non lo trattiamo con nessun tipo di conservante, ed è per questo proprio che il microclima di Pietraroia, il vento che passa attraverso questi vicoli qui ci permette di fare questo tipo di prosciutto, di questo tipo di stagionatura, altrimenti sarebbe impossibile. Eh sì, o lo devi appunto addizionare di conservanti, oppure salarlo eccessivamente, però nell'uno e nell'altro caso non hai un prodotto naturale e genuino come è giusto che sia,
e che il prosciutto di Pietraroia deve avere queste caratteristiche, se no non è un prosciutto di Pietraroia. Perché dobbiamo specificare che il prosciutto di Pietraroia ha una lavorazione particolare, Sì, praticamente viene quasi asciugato sì, grazie proprio al microclima, ed è questo microclima che ci ha consentito di portarlo avere fuori, certo. un'altra meraviglia da Pietraroia, che è lo Scipionix samniticus, Sì, affettuosamente chiamato chiamato Ciro, che è un dinosauro di non grandi dimensioni, ma sicuramente di grandissima importanza, infatti. perché proprio grazie a questo microclima ha conservato dei tessuti molli Sì, che hanno sì. consentito determinate analisi, e infatti il piccolo Ciro è presente un poco in tutta Pietraroia e anche nel vostro logo. Sì, 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 Perché? perché l'abbiamo voluto abbinare, ecco, a quella che è l'altra rappresentante di Pietraroia, appunto, lo Scipione Sanniticus, perché è un qualcosa del genere pare che sia unico al mondo, in quanto avendo il processo di fossilizzazione che è avvenuto appunto 120 milioni di anni fa, ci ha fatto arrivare fino a noi un cucciolotto di una trentina di centimetri, conservando proprio le sue interiora, e dalle analisi effettuate sono riusciti a capire anche cosa aveva mangiato nell'immediato prima che avvenisse poi quello che è avvenuto, per cui per cui è poi morto e si è fossilizzato. Si era riusciti a capire che aveva mangiato pezzi di lucertola, o meglio la mamma magari gliel'aveva offerto, visto che era un cucciolotto di qualche giorno. E niente, l'abbiamo voluto proprio assemblare a quest'altro prodotto eccellente di Pietraroia, appunto, che è il prosciutto. Sì, sono chiaramente intimamente legati, anche perché Pietraroia tantissimi anni fa era come se fosse proprio una laguna. Vedendola dall'alto, Pietraroia si trova arroccata su questa montagna. Pietra Roja viene chiamata così proprio dal nome, perché c'è una pietra rossa all'interno. Pietra Roja dallo spagnolo, si pensa dallo Si prende lo spagnolo, si spagnolo, perché pensa. poteva essere pure pietra rugia dagli angiolini, dai francesi, pietra rugia, e poi però sono varie teorie. Essendo che Pietraroia è arroccata su questa montagna, i venti del Matese passano tra i vicoli, e questo vento non è, fa sì che ci sia un microclima particolare, e non è lo stesso vento che passa a Cusano, Sì, è completamente diverso. Per questo noi riusciamo a fare questo tipo di stagionatura, ed è per questo che il prosciutto è intimamente legato anche a Ciro. Abbiamo voluto mettere nel logo, perché qui prima, come ho detto, appunto era una laguna dove i dinosauri venivano ad abbeverarsi. Questa laguna, che poi è emersa, ha fatto sì che si formasse poi Pietraroia nel corso del tempo come cittadina, ma essendo arroccata ed essendo sempre a forma di laguna, i venti che passano su questa montagna praticamente accarezzano Pietraroia, ed è questo il motivo principale per cui riusciamo a fare questo tipo di stagionature, perché si crea proprio questo circolo di vento sopra Pietraroia, proprio perché è arroccata su questa montagna. E questa è una particolarità proprio del prosciutto di Pietraroia. Prima Lorenzo ci ha detto che la passione l'ha presa chiaramente dal padre, ma il padre da chi ha preso Sì. questa conoscenza, posto che non è la sua attività No. primaria, No. perché parliamo col dottore Emilio De Biase, Sì. che è medico, quindi, Tutt'altro di lavoro. quindi Questa è appunto è proprio una passione, ma risale a diversi anni fa, perché appunto, come vi dicevo, ho una sorella sposata qua a Pietraroia, e da bambino, da ragazzino anzi, io venivo sempre con lei, perché niente, cioè, il mio papà non la faceva andare da sola con il fidanzato, all'epoca appunto Nicola, mio cognato. E quindi io ero sempre appresso a loro, quindi venivo spesso in questo paese, anzi diciamo che tra virgolette ho trascorso buona parte dell'infanzia qua, e
E quindi ho frequentato questi ambienti. Uno zio e anche il papà di mio cognato facevano, lavoravano i prosciutti, li facevano. E molti pomeriggi li ho trascorsi, tra virgolette, in cantina. E all'epoca non è che mi interessasse capire o sapere il prosciutto, però ho visto e al momento buono tutte queste cose mi sono ritornate, tutte queste cose che ho visto, che ho appreso, mi sono ritornate. Ed è stato uno dei motivi per cui mi sono, tra virgolette, impuntato e impegnato, perché non è stato facile riuscirlo a fare, burocrazia, non ve ne parlo proprio perché tutti gli ostacoli che si sono dovuti superare per poter realizzare il prosciutto di Pietraloglia. E quindi ho acquisito queste nozioni e le ho messe, tra virgolette, in pratica. E quello che mi tornava sempre a mente era il prosciutto utilizzato durante le feste, che non poteva mancare in tutte le feste che si facevano. Questi piatti, ho ancora la memoria visiva di questi piatti, le sperlunghe le chiamo, cioè i piatti ovali di portata, e si apriva sempre un qualsiasi pranzo con questo prosciutto, dove geometricamente queste fettine a losanghina, così a quadrotti, venivano messi e distribuiti in questi piatti. E proprio questo che ci dico, devo recuperare anche quei sapori che poi non ho più provato. Quindi ufficialmente faceva da accompagnatore alla sorella Sì, e sì. quindi come ragazzino poi invece era istruito Sì. dalle persone più grandi in questa arte. Ma nella lavorazione del maiale Sì. spettavano dei ruoli particolari alle varie persone della famiglia? Sì, C'erano sì, dei sì, ruoli sì, già... sì, ben precisi, Mm. sì, perché ovviamente veniva ammazzato il maiale in casa, quindi a parte il porcaro che era l'esperto, tra virgolette, per ammazzarlo, perché il maiale ovviamente veniva ucciso e lavorato in modo artigianale e c'era questo signore che andava di casa in casa con la sua attrezzistica, con Ushkannaroz, con il coltello appuntito che serviva per ammazzare e poi con tutti gli altri attrezzi. Perché ci andava questo? Non era, come dire, l'uccisione del maiale affidata a uno qualsiasi, perché doveva essere altro che professionista, altro che chirurgo, perché un colpo netto, preciso, perché bisognava innanzitutto recuperare il sangue e poi anche perché c'era un rispetto per l'animale, perché se si sbagliava, come dire, di qualche millimetro l'incisione della carotide e si prendeva magari la trachea, a parte che il sangue si mischiava e quindi poi lo dovevi buttare perché si mischiava agli umori del polmone e quindi lo dovevi buttare, ma poi perché andava in agonia, in sofferenza e poiché moriva per dissanguamento ci voleva una buona maestria a fare questa apertura, questa breccia per far uscire quanto più sangue in minor tempo, così il maiale moriva nell'arco di 2-3 minuti, soffriva, tra virgolette, soffriva di meno. E quindi c'era già questo primo ruolo del porcaro. Poi ognuno ha le sue mansioni, ovviamente gli uomini con la forza per mantenere, perché non era semplice ammazzare un maiale, lo dovevi legare, perché ovviamente lui già dalla stalla capiva che andava al sacrificio, quindi lo dovevi trascinare. E infatti ci sono degli attrezzi, l'ancino si chiama, che letteralmente lo tirava fuori. E poi invece le donne che collaboravano avevano delle mansioni, erano quelle addette per lavorare subito e lavare le budella, perché poi servivano per fare gli insaccati. E quindi le donne con alcune mansioni, gli uomini e noi ragazzini intorno a collaborare, chi manteneva la coda, chi si divertiva in qualcos'altro. E quindi veniva poi il
giorno dopo lavorato per fare le salsicce, le varie cose. Diciamo, gli uomini ovviamente ai lavori più di muscolatura e le donne a tutta quella che era poi la lavorazione, di precisione. Sì, sì. Chiaramente poi questi tipi di lavorazione artigianali così attualmente al giorno d'oggi non sono più possibili, Sì, sì. sarebbero anche fuori legge, non si potrebbero fare. Però c'era anche una sorta di riconoscenza nei confronti dell'animale che veniva Sì, sacrificato sì. per la carne. Ripeto, addirittura gli si davano anche dei nomignoli perché era domestico, di casa. Nella produzione del prosciutto c'è anche una leggera affumicatura. Sì. E c'è pure qualche storia particolare su questo, se non sbaglio, del perché veniva affumicato. Sì. La leggera affumicatura diciamo che è casuale, perché non è che il prosciutto tipo lo speck che segue proprio una affumicatura a pressione dedicata, è che poiché il prosciutto, come anche gli altri salumi, dopo averli confezionati, si appendevano nella cucina di casa, nella cucina domestica. E qua a Pietraroia le cucine sono tutte alloggiate al terzo piano delle case, delle abitazioni. Che Pietraroia sono tutte casine affiancate, Tutte strette, in alte, alto, su più piani. su più piani, almeno 3 piani. Perché? Perché ci sono dei motivi per cui qua costruiscono in questo modo, ma perché il clima rigido di montagna, che qua quando fa freddo, la neve arriva anche alta, dovevi riscaldare un poco queste case e siccome la maggior parte della giornata dovevi in cucina, la cucina era posizionata all'ultimo piano, la parte più esposta alla luce, al sole, perché con i vicoli stretti il sole entra poco nei piani bassi e poi loro riscaldavano, era una forma di riscaldamento anche delle camere da letto, tenendo appunto il camino in cucina in alto al terzo piano e tenendo poi gli animali nelle parti basse. Quindi col calore del corpo degli animali stessi e il camino stemperavano la temperatura nelle altre stanze. E questa tradizione è un po' dappertutto, quella di far asciugare i salumi nella cucina domestica. La cucina ovviamente non è che erano perfetti i camini, anche gli infissi non erano così ermetici come oggi. Quando c'era il vento, dei riverberi di fumo uscivano dal camino e ovviamente investivano sti salumi e poi usciva dal tetto magari il fumo, perché le case di una volta non avevano i solai in cemento armato, semplici assi di legno con le tavole sopra e i coppi sopra, il fumo, come dire, investiva sti salumi e usciva dal tetto. Quindi ecco, c'è anche questa leggera affumicatura che però non guasta perché si sa che il fumo è anche un buon conservante e quindi contribuiva anche per la stagionatura e il mantenimento del prosciutto. La vostra professionalità, perché Lorenzo è biologo, Sì. ha in qualche modo influito sulla prosciutteria? Io penso proprio di sì, perché per fare il prosciutto come qualsiasi altra cosa, ovviamente, a parte la tradizione, ma deve essere fatta con un certo rigore, tra virgolette, scientifico, cioè i momenti della salatura, i momenti anche della stagionatura, i controlli prevedono appunto determinate attenzioni. E l'approccio, come dire, scientifico è importante per avere questo tipo di prodotto, perché se no, ecco perché magari poi nel tempo non si era sviluppato questo prodotto, era stato abbandonato, perché alcuni tentativi che si erano fatti per produrlo, diciamo che erano stati un po' approssimativi, infatti non si era arrivato mai a conclusione. E quindi direi che anzi l'approccio e il rigore scientifico secondo me è stato importante ed è tuttora importante per il conseguimento di tutto. E anche un po', sì, il rigore scientifico ci vuole, perché proprio come diceva lui prima,
Noi sì, facciamo questo tipo di stagionatura particolare, però questa stagionatura è anche molto delicata, soprattutto quando lo saliamo e quando lo dobbiamo far stagionare ai piani bassi per 2 anni, corriamo dei rischi perché noi non facciamo un tipo di stagionatura classica in una cella normale, è esposta alla pietra, appoggiato al legno, sono tutti quanti materiali degradabili, porosi e quindi dobbiamo fare attenzione a come lo saliamo, dove lo appoggiamo, come rimane nel tempo, gestiamo la temperatura praticamente tramite le finestre, Quando devi regolando aprire, quando devi chiudere. la temperatura in questo modo sempre artigianale, però anche nel momento della salatura, ad esempio, ci regoliamo col sale perché non possiamo né farlo troppo salato, perché alla fine il nostro prosciutto è dolce, ha un sapore dolce, perché si abbina col pane che è salato da noi qui. Non possiamo farlo troppo salato perché attualmente, se no poi dopo al palato non è più buono, diciamo così. Però chiaramente chi non riesce a fare un processo di stagionatura artigianale in questo modo cerca magari di salarlo un po' di più per cercare di mantenerlo. E infatti nel tempo molte persone hanno provato a fare questo tipo di lavorazione artigianale, però si rendevano conto che non riuscivano. Allora cosa hanno fatto? Hanno provato a salarlo di più, però hanno iniziato a notare che il sapore nel corso del tempo Sì, iniziato si a era- sentire si che era- c'era qualcosa che non andava. Allora hanno smesso di farlo, non l'hanno più fatto. Ed è per questo che noi ci siamo messi anche con rigore scientifico a prendere tutte quelle che erano i protocolli, le metodologie che si utilizzavano all'epoca e Però con utilizzarle in questa... chiave moderna Sì, e con anche del rigore scientifico, quando serve, serve, per cercare di mantenere il più possibile i processi tradizionali e per fare un prodotto che poi è riconosciuto PAT, un prodotto agroalimentare tradizionale, però riuscire anche a stagionarlo 2 anni in un ambiente che non è perfettamente sterile. E qui il rigore scientifico è necessario, questo ci è ha aiutato. essenziale. Quindi c'è un rigore scientifico nella tradizione Sì. che però ha bisogno di una gestione, diciamo, giornaliera. Il prodotto deve essere monitorato continuamente, come una volta si faceva Eh sì. evidentemente nelle case, che si vedeva, insomma, l'evoluzione del prodotto. Ma voi pensate che in una società come la nostra, che tende sempre più alla velocità, anche all'effimero, all'apparenza, al fast, ritenete che ci sia spazio per perpetuare una tradizione e una lavorazione di questo tipo che ha bisogno necessariamente dei suoi tempi, che sono lunghi, però pensate che sia possibile ancora? È possibile, ma con tanti sacrifici. È possibile con tanti sacrifici e ovviamente avendo come obiettivo quello che è lo slow proprio, cioè la calma, la tranquillità. Il prosciutto deve stare 2 anni. Non ha senso velocizzare certi tempi che sono dettati dalla natura, sono dettati appunto dalla tradizione. Tutto quello che secondo me è sofisticazione, cioè velocizzazione di alcuni processi, non porta a un prodotto originale e tradizionale. Ci vogliono 2 anni, ci vogliono 2 anni. In un contesto attuale dove tutto corre, tutto gira in fretta e tutto magari è fuori luogo, per noi no. Per noi secondo me è l'essenziale, anzi forse tutto questo correre, fermiamolo un poco, torniamo ad essere lenti, torniamo, come dico io, ma perché no, mettiamoci anche la zappa in mano. Dici, ma io faccio un altro di mestiere, non fa niente, tanto non fa vergogna il lavoro. Torniamo a mettere la patata, a mettere il grano, torniamo a recuperare la terra,
con i suoi tempi, la natura, le stagioni. Qua ormai si sta perdendo tutto, le stagioni non esistono più, e quindi tutto sto rincorrere, secondo me si è visto a cosa sta portando, che il clima è cambiato, patologie a non finire, una vita stressata. Invece secondo me bisogna tornare proprio alla tranquillità e alle cadenze di una volta, rispettando i tempi e rispettando innanzitutto la natura. Piano piano col turismo stanno facendo anche questa cosa, perché sì, è vero che la velocità, la cittadina, va tutto così veloce, il lavoro deve essere svolto velocemente, tutte queste cose così, sì, ok, però per quanto riguarda le persone poi adesso, attualmente, quando vogliono rilassarsi, e questo è un trend che sta crescendo sempre di più, le persone adesso non vogliono andare veloci quando vogliono rilassarsi e fare delle esperienze, ok? Quindi il prosciutto di Pietrolia si inserisce, e la nostra struttura, la prosciutteria, si inserisce come una struttura lenta. Noi stagioniamo il prosciutto in modo tradizionale, inoltre abbiamo il museo da visitare, che fa parte di tutta quanta l'esperienza che si viene a creare qui alla prosciutteria: assaggiare il prosciutto, fare il giro nel museo, andare a vedere le cantine di stagionatura, e siamo collegati anche con tutti quanti gli altri produttori che sono nel nostro vicinato, diciamo così. Quindi sì, la velocità è vero, però stiamo notando che comunque nel corso del tempo le persone tendono diciamo ad andare verso questa gastronomia e questo turismo lento. Turismo di prossimità, e lo vediamo perché nella nostra piccola realtà, che è qualche anno che siamo partiti, c'è il riscontro, e c'è il riscontro proprio da persone che vengono da lontano, vengono dalla città, forse proprio alla ricerca di questo slow, di questa tranquillità, di questo vivere un attimino un pochino più senza fretta, di rilassarsi. Ecco che venire alla prosciutteria è, io dico, un'esperienza a 360 gradi, dove vai a stimolare un poco tutti i sensi, ma per stimolare i sensi c'è bisogno anche di tranquillità. Tutti i sensi perché? Perché c'è l'aspetto visivo, perché vedi le cantine, le vedi di fatto, anche il museo e tutto, c'è la stimolazione olfattiva, perché quando si scende in cantina si sente proprio il profumo del salume, del prosciutto, e poi anche, perché no, anche gustativa, sedendosi un attimino ai tavoli e gustarlo, ma tutto nell'arco di un po' di tempo, non la visita toccata e fuga, ma relax, tranquilli. Quindi anche un percorso che porta al recupero della socialità, Sì, di rapporti sociali. Infatti hai il tempo di parlare, anche se ti dedichi un po' di tempo. Quando vengono le persone ci intratteniamo con loro, ripeto, oltre a dare le spiegazioni e così, e quindi anche istruttivo, far vedere tutti i processi e tutto, ma anche scambiare due parole, esperienze. E questo è il trend, come diceva pure Lorenzo, attuale, secondo noi, del turismo, e lo stiamo verificando, lo stiamo toccando con mano. Va bene, vi ringraziamo per l'ospitalità e per aver condiviso con noi i vostri ricordi e le vostre emozioni. Grazie. Grazie a voi.